Antonio Cuppo e Luigi Miscioscia. Prego. Aspetta, leggono prima i curriculum. Bene, il dottor Antonio Cuppo è un odontoiatra libero professionista dedito alla chirurgia e all'implantologia. È diplomato odontotecnico nell'84 e si laurea in odontoiatria nel 2007 presso l'Università della Magna Grecia di Catanzaro. Nel 2011-2012 consegue il master di secondo livello in la malattia parodontale, aspetti medici, odontoiatrici e chirurgici e ha frequentato corsi nazionali e internazionali di chirurgia orale e sulla chirurgia mucogengivale, seguendo il professor Zucchelli e il professor Chiapasco. Relatore tantissimi convegni, per cui il suo curriculum è completo. Non serve a molto. Grazie. Bene, adesso vado avanti Luigi. Luigi, caro amico e collega, bravissimo e stimatissimo, con il quale ho condiviso una parte della formazione iniziale della scuola per odontotecnici di San Benedetto del Tronto, sorvolo sui vari corsi e eventi a cui ha presenziato e mi soffermo sul fatto che lui sia stato inizialmente socio del suo maestro Morandini, ha iniziato lì la sua attività e soprattutto poi ha preso parte all'azienda familiare del sempre indimenticabile Andrea Miscioscia. Fino a diventare titolare di laboratorio nel 2005. Collabora in maniera attiva con l'azienda Maior ed è esperto, come ormai tutti dovremmo diventare, di software di progettazione CAD e chirurgia guidata. Lascio la parola ai relatori. Allora, un buongiorno a tutti, è fantastico vedere la sala piena, non vi nascondiamo che avevamo tutti i dubbi del mondo perché siamo neonati come scuola, come è stato raccontato dal buon amico Fulvio, è nato tutto con una grande volontà di divulgare una passione che abbiamo e stanchi di dover vedere determinate inesattezze. Io vorrei ringraziare la scuola di cui mi onoro essere socio fondatore, ma nella persona che non è stata sottolineata in maniera particolare, il grandissimo e lungimirante in tutto e per tutto Massimo Carmando, e qui ci vuole un applauso importante. Massimo, come è stato detto, non diciamo da chi, lui se si gira indietro vede il futuro. Cioè praticamente lo dobbiamo tenere a bada perché è una pozza inesauribile di idee. E voglio ringraziare l'Ordine dei Medici di Matera per il patrocinio che è stato dato a questa giornata, nonché la Scuola Medica Salernitana che è presenziata qui dal presidente Indelli e nonché la città meravigliosa di Matera che non solo ci ospita ma che mi rende residente qui da 5 anni perché il mio cuore adesso è qui. Bravo. Allora, vuoi salutare anche tu la città di Matera? Se vuoi ti faccio da interprete. Io amo le città dove vengo ospitato per 2 motivi: per il cibo e se ci stanno belle fagiole, quindi questo l'età porta queste problematiche. Detto questo vi ringrazio, io non sono un bravo relatore come quelli che ci hanno preceduto, in realtà ogni tanto mi dedico a questo tipo di attività ma la faccio veramente poco e male, quindi quando vedrete le presentazioni vedrete che avrò anche difficoltà e vi chiedo scusa di questo, però vi cercherò di trasmettere quello che è il quotidiano
un minimo di protocollo per arrivare poi a dare soddisfazione ai nostri pazienti. Posso andare avanti? Certo. Ok. Ok. Allora, Volevi dire tu qualcosa? sì, volevo presentare. Ah, No, perché questo giovanotto aveva l'onore di essere un grande odontotecnico. Poi, maestro, è successo un macello. Il 2007 l'abbiamo perso, ha fatto il salto. E quindi, a prescindere da questa cosa, tengo a sottolineare che questi rapporti di lavoro sono la base. Oggi è stata detta una cosa bellissima dal dottor Rindelli: ognuno di noi può fare qualsiasi lavoro della Terra, dallo spazzino al fisico nucleare, ma la cosa più importante che va tenuta a mente è il rispetto che ci deve essere tra due persone, con il lavoro che si fa e con la capacità che si ha. Ecco, io mi onoro di collaborare con Antonello e con tutti i clienti con cui io collaboro. Abbiamo un forte senso del rispetto dei ruoli e della persona per prima, e insieme si collabora e si cerca di dare quello che si sa, e quello che non si sa si impara insieme. E quindi Antonello è una persona con cui si lavora bene, perché è una persona che ha anche una visione tecnica di quello che bisogna fare, e non ti dà l'ansia di dover fare determinate cose senza sapere né il ma né il se e il perché, ma ti aiuta ad arrivare a una soluzione. Quindi lui è Antonello Cupo e ci farà vedere una mano felicissima chirurgica con grande intuizione, ripeto, tecnica. Questo è molto utile per noi. Questo dovrebbe dire qualcosa del tuo Niente, qua, io adesso l'unica cosa, non aggiungo nulla di questa giornata meravigliosa, ma vi invito a darci forza. La forza ovviamente purtroppo è quella che muove il mondo, cioè la parte economica. Quindi se fate il tesseramento vi diciamo grazie, perché nei prossime settimane, mesi, ma non mesi fra 6 mesi, già dal prossimo mese ci siamo dati dei target e degli obiettivi, tireremo fuori delle giornate mirate. Ricordiamoci che non è un'associazione, ma è una scuola. Quindi è una scuola dove ci sarà da studiare e da imparare. Quindi come tutte le scuole ci sarà la prima elementare, e da questa prima elementare noi partiremo, quindi dall'ABC della implantologia e dell'agnotologia. Io vi invito caldamente a seguirci sui social e soprattutto a effettuare il tesseramento. Bravo. Prima di procedere al caso clinico che vi faremo vedere, voglio spendere una parola sugli impianti che utilizzo, che sono questi della SGS. Perché hanno delle caratteristiche molto interessanti e soprattutto uniche. Al di là della morfologia grossa dell'impianto, quindi la sua forma e la sua capacità di inserirsi nell'osso senza dare stress sia apicale che superficiale, insomma, al collo dell'impianto, abbiamo delle caratteristiche uniche, in quanto è comunque un impianto a connessione nel range dei conici, con un grado di 9.5 di conicità. Questo ci permette che una volta che le componenti vengono abitate, che ci sia un buon sigillo tra le componenti protesiche, e abbiamo la possibilità con le sue componenti anche di poter parallelizzare un impianto veramente messo a 55 gradi, quindi veramente messo in maniera molto angolata. Ma aggiungo che grazie sempre al lavoro di Massimo Carmando, che si è interfacciato con la REIN, abbiamo la possibilità di inserire anche su questo impianto gli OT-Bridge, che poi già avete sentito sono veramente un toccasana, perché permettono rispetto ai MUA di avere diciamo un minimo ingombro in bocca. Possiamo rendere livellati tutti gli impianti, perché possiamo avere
bridge che partono da 1 millimetro fino a 6, 7 o addirittura renderli personalizzabili, e quindi immaginate che abbiamo un transmucoso enorme e difficilmente le case implantari ci forniscono MUA così alti o così personalizzabili. Per non dimenticare la cosa più importante di questo impianto, che secondo me è unica, è la superficie, la micro superficie implantare, data da che cosa? Mentre altre aziende usano sprayare gli impianti e quindi si perde in realtà questa connessione già nell'inserimento dell'impianto, questo impianto ha un brevetto unico che è una superficie elettrodepositata di brauscite e di idrossiapatite. La caratteristica di questa diciamo, superficie è che, essendo come degli spilli se visti al microscopio, sono altamente bagnabili, e questo è facilmente dimostrabile. Nell'inserire l'impianto si vede proprio che il sangue sale molto velocemente sulla superficie. Inoltre la brauscite, che è già presente, cioè è un processo naturale durante la frattura di un osso, è il primo componente che si sprigiona per far partire la guarigione. Quindi questa brauscite permette all'impianto di avere un'integrazione, cioè di attrarre velocemente gli osteoblasti e quindi di iniziare a formare osso in maniera veloce e subitanea. L'idrossiapatite, che invece parte in una fase successiva, permette che questo processo continui. E non per ultimo hanno una superficie antibatterica, cioè per circa un mese è come se ci fosse la possibilità che i batteri non vengano, i batteri che possono penetrare nell'interfaccia osso-impianto, vengono quantomeno bloccati o comunque hanno più difficoltà di sprigionare la loro azione. Detto questo, parliamo del primo caso, del caso clinico che vi portiamo a vedere. Innanzitutto noi abbiamo scelto un approccio più semplice, magari più pragmatico rispetto a quei casi che ci aveva fatto vedere il relatore precedente insieme con Carlo, anche perché avevamo un paziente, nel caso di Antonio, che aveva delle esigenze un po' diverse, doveva andare in tournée, non aveva tempo, aveva in quel momento poca disponibilità economica, e quindi in realtà poi c'erano anche dei problemi legati alla sua bocca. Qui vediamo nella cisti che c'è nella TAC, avevamo una piccola infezione sulla zona 21, sulla zona 26, e quindi abbiamo scelto un approccio più tranquillo, più sereno, che ci permette di gestire meglio i tessuti molli e di poter poi ottenere un lavoro comodo, efficace e predicibile. Queste sono alcune immagini sempre della Combin. Come vedete, alcuni spessori erano molto sottili, qui c'erano delle zone di rarefazione ossea. Quello che abbiamo fatto nel primo appuntamento, semplicemente abbiamo fatto le estrazioni, ho messo un provvisorio che ricalcava sostanzialmente il lavoro che aveva precedente, che aveva comunque 20 anni di lavoro in bocca, quindi un provvisorio molto semplice, perché ripeto, avevamo un budget veramente molto limitato. Dopodiché queste sono semplicemente delle immagini a distanza di 3-4 mesi. Una cosa importante, nella zona della cisti, dopo che l'ho pulita, ho usato parte delle radici dei suoi denti, le ho tritate con il tooth transformer e inserite in quella zona di mancanza ossea. Quello che si ottiene è che a distanza di 4 mesi abbiamo un osso veramente osso rispetto ai biomateriali di commercio, che, ripeto, utilizzo quotidianamente, ma questo prodotto veramente dà grandi soddisfazioni. Semplice poi da fare in studio e da poter applicare. Comunque queste sono semplicemente delle immagini intraoperatorie a distanza di circa 3-4 mesi. Come vedete, gli inserimenti degli impianti, la cosa carina di queste superfici, di questi impianti è che hanno veramente tirano il sangue veramente in maniera molto efficace. Qui vedete, dopo aver inserito alcuni impianti, avevo comunque in qualche zona delle piccole deescenze. Ho utilizzato un materiale della
Ubigen, un po' di osso sintetico e una membrana a copertura. Queste sono le immagini una volta inserite gli impianti. Ripeto, il provvisorio è stato utilizzato, questo stesso provvisorio, perché il paziente aveva poca disponibilità economica, comunque è durato i suoi mesi. A distanza di circa 3-4 mesi da questo inserimento, io metto sempre queste immagini perché sono importanti. La chirurgia è una bella cosa, ma poi se non la esercitiamo a casa, tipo per esempio con un taglio di un po' di pata negra, oppure sfilentando una cernia, o che vi voglio dire, facendo altre cose, ovviamente gli amici e i colleghi ne approfittano quando io poi mi sono stancato, nell'attesa ovviamente dei 3-4 mesi, nell'aspettare che gli impianti si integrassero, è ovvio, no? Quindi si fa questo. Questi sono i faraglioni di Palomonte. Io vengo da un paese, dico Contursi Terme perché è più conosciuto, però no, voi dimenticate Contursi Terme e ricordatevi Palomonte, che è un paesino in provincia di Salerno, 4.000 e passa abitanti, però ci sono i faraglioni anche da noi. Detto questo, a distanza di circa 4 mesi abbiamo tolto i denti residui e avevamo fatto un primo provvisorio, un nuovo provvisorio per condizionare meglio i tessuti che, come vedete, comunque con la guarigione, con quei piccoli innesti ossi fatti, aveva assunto una, come dire, un'anatomia giusta, adeguata. A questo punto, diciamo, fatte le estrazioni, inserito il nuovo provvisorio che ci dava grosso modo una buona chiusura, visto che noi saremo anche a scuola, quindi anche a livello gnatologico più o meno sembrava adeguato, ma in realtà non lo era. Era una dimensione verticale ridotta, non sosteneva i tessuti molli, quindi c'era ancora da lavorare. Però in questa occasione, facendo le estrazioni, ho fatto un post estrattivo, ho messo l'ultimo impianto in questa zona e abbiamo atteso comunque ancora quei 3 mesi che l'ultimo impianto si integrasse. A questo punto, a distanza di questi ulteriori 3-4 mesi, queste sono le immagini, diciamo, una volta che ho tolto le viti di guarigione che avevo, i provvisori che avevo messo. Come vedete i tessuti sono sani, sono abbastanza puliti, sono stati inseriti gli OttiBridge, che come vedete hanno un fit bellissimo, e voi immaginate che possiamo portare questo margine anche 1 millimetro sotto gengiva, quindi possiamo gestire veramente con le varie altezze tutto quello che è possibile. Non una cosa ultima che già i relatori precedenti hanno parlato: se questo impianto ad esempio fosse stato vestibolare, noi potevamo evitare sostanzialmente la vite di fissaggio. Inoltre in teoria, se noi volessimo, questo lavoro potrebbe diventare addirittura rimovibile dal paziente, non mettendo le viti lo può staccare. Anzi, mi sembra che Raffaele Lombardo mi ha detto un'anteprima che diceva che probabilmente avremo un sistema brevettato che potremo fare una protesi del genere sostanzialmente potendola estrarre dalla bocca, che ritengo che sia una cosa utile, anche perché, e qui vado un attimo oltre, però secondo me è un argomento interessante da sviluppare come scuola. In realtà noi stiamo andando incontro alla vecchiaia. Mi è capitato, quindi come esperienza personale, che un paziente a cui avevo fatto 2 impianti per un overdenture semplice era andato in una RSA perché stava male, quindi era allettato, non metteva più la protesi. Uno degli impianti dava fastidio alla guancia. Ovviamente andare in una RSA, che credo che sia una cosa da dover sviluppare, non so quali autorizzazioni avere, se è possibile intervenire. Fatto sta che io sono andato, il paziente allettato, ho dovuto togliere quell'impianto che per fortuna è andato via, se n'è venuto, mentre dall'altro lato volevo toglierlo e non sono riuscito a toglierlo. Questa è una domanda che ci dobbiamo fare, perché i nostri futuri pazienti che sono anziani avranno bisogno di un'assistenza in tal senso, e quindi secondo me le RSA dovrebbero dotarsi anche di un sistema per poter lavorare in questi centri, o comunque poter aiutare questi pazienti, perché fino a quando il paziente sta bene o male non c'è male, ma quando è allettato è complicato. Detto questo, quindi più semplici sono i lavori, secondo me più è semplice poi poterli aiutare. Questo era il concetto che volevo esprimere. A questo punto abbiamo preso l'arco facciale, la Rain fa anche gli scamboti, quindi l'impronta digitale, nonostante non sono un digitale nel senso puro come il dottore di Catania, mi scuso non ricordo il nome, di Paola,
Monti Paolo, sempre il PAE, avrebbe detto Totò. Detto questo, abbiamo preso le impronte. A questo punto passo la parola a questa specie di tecnico che io veramente non lo so. Allora, questo è il giorno in cui io e il dottor Antonello Cupo ci siamo conosciuti. Noi non avevamo avuto nessuna esperienza, grazie all'amico Massimo ho avuto il piacere di conoscere Antonello e per me il provvisorio di qualsiasi chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto non mi interessa, ma per me è una fonte inesauribile di dati, di informazioni da cui io posso correggere, togliere e progettare il mio nuovo lavoro. È stato rilevato l'arco facciale, registrazioni varie, ma la cosa a cui io voglio sottolineare è che questo è un caso normale, cioè, come è stato ben detto da Antonello, non è stata fatta una odontoiatria aggressiva, cioè è il classico caso del paziente normalissimo che non può fare determinate cose spaziali e quello che ci siamo detti, ma perché non lo documentiamo e vediamo che cosa possiamo imparare da questo? Varie fotografie. In questa occasione col buon Antonio io ho voluto fare due chiacchiere, gli ho chiesto ma di questo lavoro cosa ti piace, cosa non ti piace, cosa miglioreresti? A dire la verità lui mi ha spiazzato, mi ha detto no, ma a me piace, sto bene. E allora insieme gli abbiamo detto guarda che se tu noti a labbra quasi chiuse sembri un edentulo, il sostegno del tuo labbro è completamente assente, hai quasi sembra quasi un'edentulia superiore, e la linea del sorriso è completamente assente. E dice, ok, allora mi affido, facciamo una prova. E che cosa ho fatto? Ho semplicemente fatto in studio la duplicazione del provvisorio che aveva in bocca e ho ritagliato delle torrette in laboratorio e ho rilevato quelle che erano la linea mediana, la linea canina e roba varia e ho sempre in laboratorio a video, a monitor, come diceva il buon Giorgio Bozzo, quando non capisci niente fai una fotografia, guardala sullo schermo e vedrai tutti i difetti della Terra ed è così. E fatta queste cose, che cosa ho fatto? Ho ridotto il provvisorio che avevo duplicato in resina, mi sono realizzato un gig di prova di verifica del modello e siamo andati in bocca. In bocca, Torno solo un secondo indietro, subito. È interessante la connessione perfetta che si ha nell'immagine radiografica, veramente interessante. Ma soprattutto perché con i capelli bianchi poi uno può dire sì, ma la cosa importante quando si avvitano questi gig di prova non è solo che vada su, perché di andare su va su, è quando si avvita che c'è la verità, perché è la tensione, il clinico sente che la vite, specialmente più è precisa la casa implantare, più questa frizione si sente. E quindi vedere la radiografia così, ok, bravi, tutto bene. No, è quello che ci sta dietro, non c'è tempo, ma in virtù di questo c'è stata una storia poi che vi racconterò in maniera breve dopo. Andiamo in bocca e quando si vedono le bocche i clinici parlano, vai. Allora, una volta che il lavoro è tornato in studio, quello che abbiamo notato è che non c'era un buon fit tra i margini precedentemente effettuati e quello che doveva essere il lavoro finale. Quindi abbiamo semplicemente preso un'impronta con del materiale per, come dire, colmare quel gap che c'era. Vorrei aggiungere, perché so che ci sono dei colleghi che mi chiedono queste cose, quello che vedete sono delle faccette della Major
sono faccette di cui poi parlerò in maniera mirata, ma sono state montate su questa struttura mettendo solamente una cera di colore dentinale a 2 per ovviare ad eventuali discromie dovute perché sono molto sottili e quindi si vede quello che c'è dietro. E questo è il primo lavoro, la prima prova dove abbiamo rilevato ancora delle discrepanze estetiche. Non ci piaceva, al paziente già andava bene, tutto bene, ma no, a noi non piaceva. C'erano ancora delle cose da migliorare. A questo punto, dopo le prove che abbiamo fatto e quindi abbiamo cercato di capire quali potevano essere ancora i difetti, cioè quello che non ci piaceva, siamo andati avanti. A questo punto, una volta che questa prova è la modifica della prima prova, quindi è la seconda prova del WOX-UP, e questa volta abbiamo ritenuto che il paziente fosse allineato, c'era un buon risultato estetico e quindi abbiamo deciso di andare avanti. Questa volta si passa al digitale, quindi vengono fatte le varie scansioni dei tessuti, degli scambodi, degli OT-bridge e si realizza questa struttura. Allora, tutti i materiali che noi utilizziamo, qualsiasi materiale che noi abbiamo in laboratorio, ha dietro una ricerca. C'è qualcuno che si è messo lì e ha iniziato a capire questo materiale come andava utilizzato. La faccetta, come il dente pieno, ha bisogno di una struttura. Il dente pieno non va forato. Questa cosa io l'ho scoperta da quando ho collaborato con la Maior e ho scoperto che dietro quel dentino che noi utilizziamo, che fresiamo, che facciamo, c'è un ingegnere che l'ha disegnato, ma l'ha disegnato come struttura. Nel momento in cui tu, da bravo odontotecnico, vai, prendi la fresa e buchi questo dente, hai bucato un pilastro portante. Quando si rompe il dente della Maior fa schifo, ok? Non è così. Il dente della Maior, come tutti i denti di resina o resina composito, non si rompono se tu lo conosci e sai quello che devi fare. Tutte le strutture, le barre contro barre che io mi faccio fare, il buon Claudio Vittoni rimane a bocca aperta: ma come Luigi, non ti metto i pioli? No, non me li mettere i pioli, mi metti delle grandissime ritenzioni, delle palle, delle sfere, perché è il sottosquadro massimo che c'è nella geometria è la sfera, perché la resina si attaccherà là e il dente chimicamente si attacca al PMMA con cui io vado ad attaccare il dente, e quel dente non si stacca, e non si stacca anche perché c'è la buona occlusione che dovrebbe essere, così giusto per dire due chiacchiere, rispettata soprattutto in questi lavori. Quindi cosa voglio dire? Che per tenere le faccette, per utilizzare le faccette, va fatta una struttura che sostiene la struttura della faccetta, che incorpora, che sostiene la faccetta. Questo è il particolare dell'OT-bridge. Allora, io con la REI non ho niente a che fare, non mi pagano, non conosco, io vi dico quello che tecnicamente, giornalmente ho visto. Utilizzo MUA da 30 anni e la qualità del dispositivo costruito su un OT-bridge è spaventosamente ridotta, cioè a prescindere è ridotta, l'ingombro del dispositivo è ridotto e soprattutto avete visto intorno il tessuto è meraviglioso, è veramente è stata una scoperta. Io l'ho scoperto con questo lavoro, l'OT-bridge, la prima volta che l'ho utilizzato, ed è stata veramente un'ottima scoperta. E poi ragazzi, ci sono le cose tristi da raccontare. Con Aldo
ci conosciamo che lui era alto, biondo, con gli occhi azzurri, aveva tanti capelli, è vero Aldo? Eravamo giovani, avevamo un maestro in comune che si chiama, grazie a Dio, Mario Chiodini, con cui abbiamo iniziato i primi passi sulla gnotologia insieme al professor Alonso e roba varia. E poi abbiamo conosciuto il buon Carlo Borromeo, con cui ci sfottiamo da... È scappato? Lo sa, e purtroppo lui deve andare a Milano, purtroppo, peccato. E condividiamo delle serate meravigliose, ci divertiamo. Ecco, la cosa bella di questa scuola, io spero che vedrete che c'è tanta goliardia e c'è tanta sincerità nei rapporti. Siamo tutti amici, nessuno è professore, nessuno insegna niente a nessuno, tutti abbiamo bisogno di imparare. E poi questa è l'anima del mio laboratorio per quanto riguarda il digitale. Il buon Domenico Faretra, un ragazzo in gambissima nel digitale, con cui litighiamo spesso perché io non sono digitale, io sono prettamente analogico. Certo, io gli do pure le testate. Con cui il bello è proprio questo, è un giovane odontotecnico bravissimo nel digitale, però quando ci scontriamo nella realtà del quotidiano di quello che proviene dalla vecchia scuola, la bellezza di Domenico che ascolta, cioè ti segue, ti vuole crescere, vuole capire, e si prodiga a fare qualcosa che dovremmo riuscire a fare come facciamo con le mani, ma lo dobbiamo fare con la macchina. E io ringrazio pubblicamente Domenico perché è un ragazzo veramente d'oro. Ecco, di nuovo, sinergia, squadra. Qui il buon Luigi De Stefano ci ha aiutato a realizzare le strutture. Questo è il nesting, poi c'è il fresaggio finale. Io, oltre a Luigi, c'è anche Francesco De Vanna che fa queste. E Francesco umilmente mi ha detto: no, io non te lo freso questo lavoro perché è un fresaggio molto complicato. Luigi invece l'aveva già fatto e si è prodigato a fresare un lavoro del genere che mi ha detto essere di una difficoltà importante, perché ci vogliono delle frese molto particolari ecco, vi dico perché non è che il primo fresaggio non è andato bene, ma non è andato bene per mia colpa, cioè l'impronta era perfetta, tutto era perfetto, e è stata la scansione degli scamboli in prima battuta che non era precisa. Il buon Domenico Faretra mi ha fatto capire dove è stato fatto l'errore. Fatto questa cosa, abbiamo rifatto la struttura, che è questa qua. Andiamo avanti ed è venuta fuori questa struttura. Questa mi dispiace, ma Luigi ha perso, perché ce l'aveva, la fotografia della fresaggio appena fresato con la cialda e il modello era perfetta. Questo è l'OT Bridge con il Seeger inserito. Abbiamo inserito un solo Seeger giusto per vedere se era tutto a posto, e qua ecco un'altra serata disgraziata. Qui è una serata dove abbiamo solidarizzato ancora di più il gruppo. È stata Sala Consilina, un corso meraviglioso con Carlo, Davide e il professor Santo Catapano, persona meravigliosa, e qui con il buon stand della Rain è stata una di quelle serate quelle che solidificano ancora di più le amicizie e le risate a go-go. Questa è la struttura appena calzata, non rifinita, dove si apprezza la qualità del fresaggio e soprattutto il fit sul modello. Benissimo, arriviamo alla faccetta. Chi mi conosce sa che se è un qualcosa che non mi aggrada, non mi piace, io non parlo di questa faccetta da 12 anni, Claudia? 12-13 anni. E ci ho creduto dal primo momento, perché vedevo in lei delle grandi capacità estetiche. Questa faccetta è fatta in maniera intelligente, ovvero
tutta la parte interna è in PMMA, è il materiale che l'odontotecnico utilizza da sempre. E la parte esterna, dal terzo medio fino al terzo incisale, è in composito. Viene unita, come si uniscono questi due materiali? A una pressione enorme che viene esercitata nello stampo. Quindi qualora e quando si dovesse spellare, cioè si sbuccia il composito da questa faccetta, e un fusibile non sta lavorando bene il dente. C'è un problema di occlusione, quindi bisogna andare a vedere anche nel dente pieno in composito e resina. Se c'è uno sbucciamento, uno spellamento del composito, vi sta aiutando il dente, perché non si rompe, ma vi sta dicendo guarda bene l'occlusione, c'è un problema, soprattutto nei laterali. Aldo? Allora, quindi guardate l'effetto che ha della traslucenza dello smalto, è veramente un bel materiale. Questo è il protocollo che ho messo a punto grazie alla Maior con la F-Link, che è una resina, per dirla breve. Ho sfruttato l'idea della vecchia Corona e Ponti che si utilizzava quando si faceva la resina oro-resina, perché è una resina che, se viene lasciata libera, non è resistente, ma ha bisogno di una struttura. Viene cotta a 45-50 gradi a 2 atmosfere e mezza, vengono sabbiate le faccette, viene sabbiata la struttura e viene opacizzata. Questa struttura è in titanio. Io sono un grosso utilizzatore di fibra Bioloren, faccio anche la pubblicità perché la utilizzo quotidianamente. La stessa cosa faccio con la fibra, sabbio, ma non la opacizzo. In questo caso è stato utilizzato un opaco della Shofu, composito della Shofu, che vedremo adesso, cioè, ovvero dopo la cementazione della faccetta con questa resina, io rifinisco tutte le palatine e le realizzo a mano per completare l'anatomia della faccetta. Quindi abbiamo in questo caso i 6 frontali in composito resina, i posteriori sono stati realizzati in zirconia. La motivazione monolitica, la motivazione che è stata decisa di fare era per stabilizzare l'occlusione. Perché? Perché ci siamo allineati a livello dei piani con il superiore, perché il paziente aveva detto guardate che io appena possibile vorrei mettere a posto l'inferiore. Quindi questo lavoro è pronto a ricevere in una giusta occlusione con 3 virgolette davanti e 3 virgolette da dietro quello che sarà il prossimo lavoro. Quindi struttura sabbiata, cementazione delle zirconie, completamento della parte rosa. La parte rosa come la fai? Abitualmente in questi casi, o nei carichi immediati, o in quelle situazioni dove c'è probabilità di altro recesso gengivale, sistemazione dei tessuti, roba varia, preferisco utilizzare l'acrilico perché è più facilmente abbordabile nella ribasatura. Qualora e quando è un tessuto stabilizzato che non si muoverà più, io preferisco sempre utilizzare i compositi nei tessuti. Perché? Perché puzzano di meno. La placca non si attacca al composito se lucidato in maniera vera. Questo è il particolare, determinati particolari delle faccette Maior, in particolare. E questa non è bravura mia, questa è la qualità del materiale, cioè questo è il lavoro che è appena lucidato, fotografato, è pronto per andare in studio. È una faccetta di composito fuori e di resina dentro, e questa è la bocca. Ovviamente, diciamo, queste cose che avete visto, in realtà lui ne parla, ma chi li ha fatte il laboratorio è la sorella Teresa, che bisogna dire le cose come stanno, o no? Che bisogna dire le cose come stanno, che ho avuto la fortuna di conoscere oggi.
Detto questo, abbiamo inserito il lavoro nel cavorale e come vedete in questa occasione il fit c'è tra il nostro lavoro e quello che insomma è la parte protesica. Queste sono delle immagini del lavoro sia in frontale che in laterale. I tessuti li avete visti, sono belli, questo ancora altri particolari del nostro lavoro. Come vedete penso che si sia integrato bene nel tessuto, nel caporale, e il paziente credo che sia rimasto contento. Questa è una foto frontale, qui ancora un'immagine radiografica che vede un'ottima connessione tra tutte le sue componenti. Il paziente era in stato d'arresto perché non aveva ancora finito di pagare e comunque stiamo mismando, guarda che faccia che teniamo. Un'immagine in bianco e nero e un'immagine a colori. Dopodiché l'ultima immagine che ci fa vedere che Luigi mi ha portato a mangiare in un posto bellissimo di fronte al suo laboratorio, quindi adesso avrò un'occasione in più per venirlo a trovare. La base è veramente ottima, ma comunque sì, il cibo è veramente, secondo me, una cosa essenziale della vita, ti aiuta a vivere meglio. Detto questo ti lascio per i saluti finali. E adesso arriva la cosa più bella e spero di non commuovere. Allora, io l'augurio che faccio ai giovani, maestro, non mi far piangere, l'augurio che faccio ai giovani è di aver vissuto un'epoca. Questi due uomini sono stati un'epoca. Quello che hanno fatto loro due non lo so se verrà ripetuto, sicuramente fra tanti anni, ma io ho avuto l'onore di averli innanzitutto conosciuti, poi frequentati, poi averli come maestri, e loro sono stati delle persone che non sapevano che stessero insegnando qualcosa che non sarebbe mai più potuto essere ripetuto, ma lo facevano col cuore. Lo facevano con la passione di voler insegnare dei figli. Il maestro Zuppardi è stato qui, ci sono parecchi che lo hanno avuto come maestro, lui ci ha dato tantissimo, tantissimo. E questo è il compleanno di Peppino Zuppardi che vi ha preannunciato Fulvio. Willy Geller è partito da Zurigo, è venuto a sue spese a Napoli, non ha voluto essere, noi volevamo ospitarlo, pagarlo, cioè nel senso, ha detto, voi chi siete a Peppino? Ci ha detto, voi siete amici? E anch'io sono amico di Peppino. Quel giorno è stato un giorno meraviglioso, ci siamo divertiti, Willy era un bambino, si è divertito tantissimo. E questo ricordo ce lo porteremo nel cuore, tutti noi come colleghi, ma ci mancherà tantissimo. E quindi, siccome il maestro Zuppardi starà ancora con noi per un altro 55 anni, più o meno, minimo, vogliamocelo e sfruttiamo ancora la sua sapienza. Grazie a tutti.